Il tempo vola, un altro anno è passato e molte sono le novità in ambito videoludico. Tra queste, il gaming multiplayer online si sta facendo a mano sempre più onnipresente. Il 2017 è stato povero di nuovi MMO, ma in cambio il 2018 promette di essere un anno ricco di uscite importanti. Stavolta abbiamo scelto i 10 giochi multiplayer più meritevoli che dovrebbero vedere la luce nel 2018 e oltre, più un 11° fuori concorso. Come al solito abbiamo fatto una selezione, quindi abbiamo dovuto escludere progetti pur interessanti come Lost Ark, Legends of Aria, Shroud of the Avatar o Dual Universe. La nostra è una panoramica generale, per approfondire un titolo in particolare vi rimandiamo a MMO.it. Partiamo quindi, iniziamo subito con l'illustre fuori concorso. World of Warcraft Battle for Azeroth. È vero, Battle for Azeroth è un'espansione e non un gioco del tutto nuovo, ma d'altronde World of Warcraft è l'MMORPG più giocato di sempre e non si può non citare la sua prossima espansione tra i più attesi del 2018. Con Battle for Azeroth assisteremo a una guerra totale tra Orda e Alleanza, le due storiche fazioni del mondo di gioco. Il level cap verrà alzato al 120 e verranno aggiunti 2 continenti inediti, Kultiras e Zandalar. Arriveranno inoltre diverse modalità cooperative e competitive, come i fronti di guerra e le spedizioni sulle isole inesplorate. Infine verranno introdotte le nuove razze alleate, 3 per l'Orda e 3 per l'Alleanza, che potremo impersonare direttamente o reclutare come nostri compagni. Oltre a Battle for Azeroth non dimentichiamo anche l'annuncio di World of Warcraft Classic. Blizzard sta infatti lavorando a dei server ufficiali che permetteranno di rivivere l'esperienza originale di WoW, ma per questo ci sarà ancora molto da attendere. Sea of Thieves. Sea of Thieves è il nuovo sandbox multiplayer online di Rare. Il gioco ci metterà nei panni di un puzzolente pirata. Potremo solcare i mari a bordo di navi e vascelli, andare a caccia di tesori perduti ed esplorare le isole di un grande open world condiviso. Sarà inoltre possibile compiere missioni e incarichi speciali per varie fazioni, in cambio di oro e reputazione. L'obiettivo finale sarà guadagnare lo status di leggenda dei pirati. Sebbene il titolo sia basato sulla cooperazione con altri giocatori, tuttavia potremo anche giocare da soli. In questo caso verremo messi al comando di una nave più piccola e agile. Sea of Thieves uscirà in esclusiva su Xbox One e Windows 10 il 20 marzo al prezzo di €70. Certo è che per giustificare un prezzo così alto, il gioco dovrà presentare molti più contenuti di quanti ne abbiamo visti finora. Bless Online. Bless ha avuto una storia molto travagliata. Inizialmente questo MMORPG uscito da qualche anno in Corea e Russia sarebbe dovuto arrivare in Europa grazie ad Area Games, ma nei mesi scorsi l'accordo col publisher è saltato. Il team di Neowitz Games ha quindi deciso di occuparsi personalmente della pubblicazione di Bless in Occidente, non prima di aver rivoluzionato intere parti del gioco, come il sistema di combattimento e l'interfaccia, per migliorarle e renderle più appetibili al pubblico occidentale. Bless Online uscirà in accesso anticipato su Steam nella prima metà del 2018. Non sappiamo ancora se il gioco sarà gratuito o a pagamento, ma gli sviluppatori hanno promesso che eviteranno qualsiasi forma di pay to win. Crowfall. Crowfall è un originale MMO sandbox che prende in prestito alcune meccaniche dai giochi di strategia. Sostanzialmente in Crowfall ogni personaggio può unirsi a una campagna che dura diversi mesi e che si conclude con la vittoria di una fazione e la successiva distruzione del mondo. Proprio così, al termine di ogni campagna il mondo di gioco verrà resettato e gli eroi potranno andare a combattere in un altro mondo appena creato. Crowfall si concentra soprattutto sul PvP, con assedii alle fortezze e guerre tra gilde per il possesso di territori e risorse. Grazie all'uso dei voxel sarà infatti possibile modificare completamente l'ambiente di gioco, radendo al suolo villaggi e castelli. Il titolo userà un action combat con un sistema di combo e schivate. I giocatori meno propensi all'azione potranno comunque costruire, commerciare e darsi al crafting di armi e armature, aspetto fondamentale dato che non ci saranno dungeon con boss pronti a fornire l'equipaggiamento migliore. Crowfall è in fase di testing e gli sviluppatori di Artcraft Entertainment prevedono un soft launch nella prima metà del 2018. Ascent: Infinite Realm. Sviluppato da Blue Hole, lo stesso studio di Tera e PlayerUnknown's Battlegrounds, Ascent è un nuovo MMORPG open world incentrato sul combattimento aereo. L'ambientazione incrocia fantasy e steampunk tra draghi, armi da fuoco ed enormi dirigibili pilotabili. Ascent offrirà un mix di contenuti PvE e PvP, con dungeon, raid, world boss e battaglie aeree. E in aggiunta presenterà anche un sistema di housing, con delle tenute che potranno essere personalizzate dai giocatori.
Come richiesto da molti, non ci sarà il gender lock, ovvero le classi non saranno legate a un solo sesso di appartenenza come in Black Desert. Stranamente il combat system non sarà di tipo action, ma si baserà sul classico sistema a target. Costruito sull'Unreal Engine 3, Ascent è graficamente notevole, anche se al momento sembra ancora poco ottimizzato. In Corea è già iniziata la prima closed beta del gioco, mentre noi europei dovremmo vedere una beta nel corso del 2018. Camelot Unchained. Dopo che tanti giochi hanno fallito nel tentativo di raccoglierne l'eredità, Camelot Unchained promette di essere il successore moderno di Dark Age of Camelot. City State Entertainment sta infatti sviluppando un ambizioso MMORPG a 3 fazioni incentrato sul Realm vs Realm. Ogni reame presenterà almeno 10 classi uniche, con un complesso sistema di personalizzazione delle skill e progressione del personaggio. Dopo una campagna Kickstarter nel 2013, Camelot Unchained ha incontrato una genesi molto lenta e piena di ritardi, dovuta alla necessità degli sviluppatori di scrivere da zero un motore grafico adatto alle battaglie PvP su larga scala. Ma ora le cose si stanno finalmente smuovendo e il director Mark Jacobs ha promesso un grosso annuncio in arrivo a breve. Dovrebbe trattarsi dell'inizio della Beta 1, che permetterà ai backer di provare un consistente assaggio del gioco. Anthem. Dopo il congelamento di Mass Effect, Anthem è la nuova IP fantascientifica di Electronic Arts e BioWare. Si tratta di un action RPG online che si ispira alla formula di Destiny e The Division. In Anthem i giocatori impersonano i freelancer, guerrieri disposti a rischiare tutto per esplorare il pericoloso mondo abbandonato al di là della civiltà. Ogni utente potrà utilizzare un Javelin, ovvero un exosuit personalizzabile che permetterà di volare, immergersi in acqua, sparare missili, usare abilità speciali e molto altro. Per il resto mancano ancora tanti dettagli su trama e gameplay, che verranno svelati nei prossimi mesi. Quel che invece è certo è che il comparto tecnico sarà spettacolare, grazie all'uso del Frostbite Engine. Anthem uscirà su PlayStation 4, Xbox One e PC entro la fine del 2018, ma il lancio sarà anticipato da una beta pubblica che tutti potranno provare. Pantheon: Rise of the Fallen. Sviluppato da Visionary Realms, Pantheon è un MMORPG fantasy che si ispira alla formula di EverQuest. Il titolo si focalizza infatti sui contenuti PvE e sul gioco di gruppo. Gli utenti non potranno fare tutto da soli, ma dovranno collaborare per esplorare il mondo di gioco, risolvere le quest e affrontare i numerosi dungeon. Per ogni PG si potrà scegliere tra 9 razze e 12 classi diverse. Pantheon offrirà molte feature tipiche degli MMO classici, come un combattimento a target e la presenza della cosiddetta Trinità, ovvero la divisione di ruoli in tank, healer e damage dealer. Tuttavia a questi aspetti il gioco affiancherà alcune idee innovative e un comparto grafico al passo coi tempi. Lo scorso dicembre è iniziata un'esclusiva fase pre-alpha disponibile solo per i pochi backer, ma il team prevede di passare un anno in testing, quindi Pantheon potrebbe raggiungere la fase di alpha entro la fine del 2018. Chronicles of Elyria. Chronicles of Elyria è un coraggioso MMORPG sandbox ambientato in un immenso open world senza istanze e in continua evoluzione. La prima novità del gioco è rappresentata dall'invecchiamento dei personaggi. Ogni PG infatti nascerà come un giovane ragazzo, poi a mano che accumulerà esperienze invecchierà e alla fine morirà. A quel punto potremo scegliere di reincarnarci in un nostro discendente, unirci a una nuova famiglia o diventare un orfano. Già solo questo dovrebbe far intuire le grandi possibilità di scelta di fronte a cui ci metterà il titolo di Soulbound Studios. Similmente l'economia e il crafting saranno gestiti dai giocatori. Il gameplay non scriptato favorirà così l'insorgere di una vera comunità feudale con soldati, artigiani, fuorilegge, nobili e figure di potere. A tal proposito si è molto discusso della presunta natura pay to win del titolo, che permetterà ai donatori più generosi di diventare conti, duchi o re. Tuttavia è bene specificare che questi personaggi non avranno alcuna garanzia o immunità una volta che inizieranno i giochi. Un re potrebbe ad esempio essere assassinato da un altro giocatore e dunque perdere tutto. A dicembre è iniziata la prima Closed Alpha ristretta, che nei prossimi mesi dovrebbe essere estesa anche ad alcuni backer. L'MMO vero e proprio è inoltre affiancato da vari progetti minori, come una demo offline e una versione sviluppata in voxel, che aiuteranno a testare diversi aspetti del gioco prima dell'uscita. In ogni caso, il lancio finale di Chronicles of Elyria è previsto per la seconda parte del 2019. Star Citizen.
L'ambizioso progetto di Cloud Imperium Games è ormai sulla bocca di tutti, tra gli accaniti sostenitori e chi ancora ritiene che sia uno scam. Il titolo ha chiuso un 2017 in cui ha raccolto ben 35 milioni di dollari tramite crowdfunding, per un totale di oltre 176 milioni raccolti sul sito ufficiale. Per chi non lo conoscesse, Star Citizen è un simulatore spaziale che punta a ricreare un'intera galassia condivisa con migliaia di giocatori online. A dicembre è arrivata l'attesa versione Alpha 3.0, ora disponibile per tutti i backer, che introduce diversi contenuti e il primo assaggio del Persistent Universe, la parte più MMO di Star Citizen. In questa modalità è possibile comandare navi estremamente dettagliate, da soli o in compagnia, per commerciare, esplorare la galassia o combattere contro altri giocatori. All'ultimo CitizenCon il team ha mostrato l'impressionante generazione procedurale delle città, che simulerà con precisione la superficie dei pianeti colonizzati. Un sistema di missioni dinamiche permetterà poi a ogni utente di scegliere il proprio cammino: pilota, minatore, mercenario, cacciatore di taglie, pirata spaziale. Al lancio nessun ruolo sarà precluso. Cloud Imperium ha inoltre mostrato un bel po' di gameplay della versione pre-alpha di Squadron 42, la campagna single player di Star Citizen, che ci farà vivere un'esperienza story-driven fortemente cinematografica con attori del calibro di Gary Oldman e Mark Hamill. Difficile fornire delle date, al momento manca ancora una finestra di lancio sia per Squadron 42 che per Star Citizen. Lo sviluppo del Persistent Universe è però passato ad una programmazione di rilascio trimestrale. Questo significa che ogni 3 mesi dovremo vedere l'uscita di un grosso aggiornamento. Nonostante le inevitabili difficoltà, l'andamento del progetto lascia ben sperare. Se il sogno di Chris Roberts si tramuterà in realtà, sarà l'alba di una nuova era per il PC gaming. Ashes of Creation. Infine, l'ultimo in questa lista è Ashes of Creation. Sviluppato da Intrepid Studios, il titolo è stato presentato con una campagna di crowdfunding, diventando l'MMO di maggior successo mai finanziato su Kickstarter. Ashes of Creation è un innovativo MMORPG open world senza fazioni e con molti elementi sandbox. L'esperienza sarà particolarmente immersiva grazie a un mondo virtuale realmente vivo e dinamico, in costante cambiamento a seconda delle azioni dei giocatori e del ciclo delle stagioni. Ad esempio, d'inverno la neve potrebbe accumularsi sulle strade e bloccare percorsi accessibili negli altri mesi dell'anno. Tutto il meccanismo si regge sul sistema di nodi, punti focali del mondo di gioco che si evolvono insieme agli utenti. Un piccolo villaggio potrebbe trasformarsi in una fiorente città grazie agli scambi commerciali e poi in un'enorme metropoli. Non solo, in Ashes of Creation ogni civiltà potrà espandersi o collassare su se stessa. Tutto dipenderà dalle scelte e dalle interazioni di ogni giocatore. A questo proposito, ogni PG potrà essere personalizzato tra un totale di 64 classi disponibili. Gli sviluppatori promettono inoltre un sistema di housing e assedi alle città, quest dinamiche e un'economia complessa con carovane e rotte commerciali. Anche visivamente il titolo sembra all'avanguardia, grazie all'uso dell'Unreal Engine 4. Al momento lo sviluppo di Ashes of Creation procede spedito. Lo scorso dicembre è iniziata l'Alpha 0, mentre nel corso del 2018 dovrebbe partire la prima Closed Alpha. Speriamo che il gioco rappresenti una vera rinascita del genere. Da parte nostra continueremo a tenervi aggiornati su MMO.it.